剣道はスポーツと違って武道と呼ばれるものです。で、人間形成のものである。Sta arrivando il grande sensei, quindi dovrò spegnere la telecamera. And we don't have goal. We develop eternally. È importantissimo che una volta che si colpisce bisogna rimanere concentrati. 進められると思います。で、武道の精神というのは Colpire la parte più delicata che è appunto la gola. Pensate che fino alle scuole superiori è assolutamente vietato. この構えた状態で自分が打たなければ相手が打ってくるっていうのを多分最初の本当に打つだけだから。Sono a Tokyo, città moderna, frenetica, ma che conserva allo stesso tempo un forte legame con le più antiche tradizioni. E in particolar modo il Giappone è stato per tantissimi secoli il punto di riferimento, la culla delle arti marziali, un'eredità che risale all'epoca dei samurai, ai guerrieri dell'antico Giappone che vivevano secondo un rigido codice d'onore, il Bushido, ossia lealtà, correttezza, ma soprattutto disciplina. Anche se i tempi dei samurai ormai sono lontani, quest'arte e questa tradizione oggi vivono ancora e sono incarnate in una delle arti marziali più antiche e più rispettate dell'intero Giappone, il Kendo, l'arte della spada giapponese. Ebbene sì, perché il Kendo non è soltanto un combattimento, è un viaggio alla ricerca di se stessi, un modo per rivivere l'onore degli antichi samurai. E in questo video vi porterò nel cuore del mondo del Kendo per esplorare non soltanto la sua tecnica e i suoi movimenti, ma anche la sua più profonda filosofia che ispira ancora oggi tantissimi praticanti in tutto il mondo, con l'obiettivo di immergermi in questa arte in cui tradizione e modernità si fondono in una danza di spiriti e di spade. Il Kendo ha radici antiche che affondano nell'arte del Kenjutsu, la tecnica di combattimento dei samurai. In passato i samurai usavano la katana, la spada vera, per difendere il loro onore e il loro clan. Con il declino dell'epoca dei samurai si è cercato un modo per mantenere viva quella tradizione, trasformando un'arte marziale per la guerra in un percorso di crescita personale. Così, per rendere l'allenamento più sicuro, la spada reale è stata sostituita dallo shinai, una spada di bambù, e il combattimento letale ha lasciato il posto a una disciplina che insegna rispetto e autocontrollo. Questa trasformazione ha dato vita al Kendo, che in giapponese significa la via della spada. Il percorso dal Kenjutsu dei samurai al moderno Kendo rappresenta un'evoluzione che unisce la forza e il coraggio di un tempo a un cammino di miglioramento interiore, rendendo questa disciplina accessibile a chiunque voglia crescere sia fisicamente e sia spiritualmente. E io sono venuto in Giappone per scoprire di più su questa arte antica e affascinante, ospitato da una scuola tradizionale che custodisce il sapere dei maestri del Kendo. Hello, hi. Konnichiwa. Konnichiwa. Francesco. Oh, Ryohei desu. I'm Mariko. Yeah, Mariko, Francesco. Nice to meet you. Nice to meet you. Come sempre succede, si tolgono le scarpe, adesso le poniamo qui dentro. 僕の名前は良平です。剣道は6歳からやっております。剣道はスポーツと違って武道と呼ばれるものです。で、人間形成のものである。So we prevent hitting by putting these stuffs. Ok. Tare. Yeah. It's tare. Tare. Ok. Ok, sì. Quindi la protezione che si indossa al lato pancia si chiama tare. Do. Do. Ok. Do. Kote. Kote. Ok. Quindi protezione alle mani e kote. Men. Men, che è il copricapo. Si Ok. dice. Ok.
こちらをつけるときは座ってつけます。 Quando indossano tutta l'attrezzatura principale ci si siede perché è una forma di rispetto nei confronti dell'indumento, dell'abito tradizionale. Ok, sì. Name. Usually we put our name on it. Ok. 紐を交差します。 Close the strings. La cosa più importante per loro, ma per i giapponesi in generale, è quello di sembrare esteticamente più belli possibile e di presentarsi nel miglior modo possibile. È il motivo per cui loro poi, una volta fatto il nodo, lo nascondono all'interno della gonna, dell'attrezzatura, perché non vogliono che si veda verso l'esterno, perché non è esteticamente bello. Ecco. Questa è la parte più difficile invece dell'abbigliamento. Ogni passaggio ha un dettaglio che va studiato. Consiglieresti il kendo a qualcuno che non ha mai praticato nessuna arte marziale e perché lo consiglieresti? Cioè perché consiglieresti proprio il kendo e non altri sport? 勧められると思います。で、武道の精神というのは日本人でも別に全員が持ってるわけじゃなくて、始めた時は誰も多分武道精神なんて持ってないと思うんですね。で、やってからそういうのを、受けていく、勉強していくから、これは多分日本の文化だけど海外の人とかも多分関係なく、取り入れることができるし、僕が実際に海外で剣道やってる人の話を聞いた時に、そういう武道精神が、下手して日本人と同じぐらいその気持ちを持っている人がいたので。 Non so se avete visto, c'è un dettaglio, un'attenzione a ogni minima cosa, ogni minimo laccio. Lui è stato lì ad aggiustarmi 3000 volte perché voleva che fossi completamente perfetto, esteticamente bello, visibile. Cioè hanno un'attenzione al dettaglio incredibile. Rimango veramente spiazzato. Shinai. Shinai. Tsuba止め。ね、tsuba止め。 This Okay. sword itself are named Shinai and it's Tsuba. I think you can see this part, Japanese anime. Samurai. E questo, lo shinai, è fatto in bambù, quindi ovviamente non è una spada vera e propria come quella che veniva utilizzata secoli fa, ma è fatta appunto appositamente perché l'obiettivo non è quello di farsi male, ma quello di toccare alcuni punti del corpo che adesso Not all Japanese people have Bushido or Budo spirit. We don't know about much because we live in the modern society. So we learn Bushido or Budo spirit through Kendo. I think it's not a major sport, but 60 countries joined that World Kendo Championship. So slowly Kendo is growing. Even though that people is much more understanding Bushido spirit than Japanese people. So everybody can learn from Bushido spirit through Kendo. oggi la lezione sarà la posizione, come utilizzare la spada e come colpire l'avversario sostanzialmente. Quindi diciamo ovviamente una lezione base, ma che fa capire le basi del kendo e come funziona. Ok, adesso mi fa vedere qual è la postura quando si parte, quando si comincia un combattimento, che è molto importante. La parte principale anche perché bisogna incutere un po' di timore nei confronti dell'avversario, quindi più la posizione è retta e diciamo precisa, e più si dimostra anche l'avversario l'esperienza della persona che ha davanti. Samurai, katana, nukuって意味。 Ok, sì, Ok. sì. Quindi dipende esattamente il movimento della katana dei samurai. で、Bow. 1、2、3。Yes. Good. Okay. Very good. Ok, で、これ2パターンあって、seconda fase. ソンキョまでしなくていいか。 Perché Sonkyo è la posizione che loro utilizzano prima di partire, sostanzialmente una sorta di inchino che si fa ma a gambe aperte, con la spada davanti. Yeah. Ok, OK。
Quindi si avanza con il tallone della gamba sinistra leggermente alzato e si avanza così proprio, cioè strisciando il piede in avanti e il piede dietro deve sempre avere il tallone un po' più alzato. OK、基本は、竹刀を振り上げる Basically, yes. Yes そのまま下ろす下ろした時に肩 Ok, dritto. 右手は肩の高さ Ok. 左手は胸の高さでいくでここから Ah, Ok. ok. Yes 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 very good very good Men, pote, do, tsuki, 4 parts, and we scored this point. Ok. And And this part? this is tsuki. Tsuki. It's really hard. Yeah, to- it's hard. Yeah, okay, hard so- to score. But he shows you example. L'urlo che dovrò fare all'inizio, che è tipo un ya, è sostanzialmente un urlo che si fa prima di cominciare la battaglia, no? E le parti che bisogna colpire appunto sono le parti coperte, cioè la faccia, cioè la testa, le mani, ossia i polsi, il torso e poi la gola, ma in realtà la gola è la parte più difficile da colpire, ci vuole tantissima esperienza. Mi ha detto che Zanshi è una parola, right? Zanshi? 斬新 Zanshi Yes. è una parola veramente importante nel kendo. Adesso mi spiega il perché, ma dice che è la cosa più importante del kendo. 打った後にそのまま終わるんじゃなくて最後までしっかりと、打ち終わりも大事にする È importantissimo che una volta che si colpisce bisogna rimanere concentrati, cioè bisogna subito spostarsi per mettersi di nuovo in posizione e colpire nuovamente. E adesso Mariko sta facendo il nodo al men, che è il copricapo, che adesso indosserò per l'allenamento. Ma non posso dire combattimento perché ovviamente non sono assolutamente in grado di farlo. Qual è la cosa più difficile del kendo? Cioè durante il kendo ci sono tantissime cose che bisogna fare, maneggiare la spada, poi c'è anche tanta concentrazione, ma qual è la cosa più difficile del kendo? 所作も本当に細かくあるから、それを一つ一つ覚えるのもすごく難しいし、毎日剣道してて僕はもう6歳の頃から今にかけて、長い期間剣道してるけどでそれの答えが正直まだわからない状態だから、ルールとかは知っていくけどその剣道の、精神の部分とかはまだまだわからないことがいっぱいあるのが、難しいのかなと思います。Adesso Mariko mi ha detto che mi farà vedere come colpire la parte più delicata, che è appunto la gola. Pensate che fino alle scuole superiori è assolutamente vietato ai praticanti del kendo toccare questa zona del corpo perché è veramente molto delicata, è anche la più difficile da raggiungere, ci vogliono tantissimi anni di esperienza. Yes. Perché adesso mi sto svestendo e sono stato rimproverato perché ho tolto il men, il copricapo, in piedi. Invece lui mi ha fatto notare che ogni volta in cui ti svesti, mi togli gli indumenti principali, devi sederti. Questo è una tradizione loro, massimo rispetto nei confronti dell'abito, e quindi bisogna farlo. Sono stato rimproverato per questa cosa, quindi adesso da seduto mi dovrò togliere tutto quanto. Quando gli togli anche il men e i guanti, vanno posizionati in questo modo, cioè non puoi pensare di toglierli e di lasciarli lì così, vanno posizionati in un certo modo, sono veramente meticolosi in ogni minima cosa, ok? Yes. We Okay. always hold. It's also Japanese culture. Tatami. Ah, ok, ok, ok. OK。はい。
Ok. Thank you. Inside. Quindi poi lo metto dentro. Cultura giapponese, si piega sempre il tovagliolo e si mette dentro, in questo caso, il copricapo. Ok. Arigato. Arigato. Adesso io mi sposto e ci fanno vedere un po' come funziona il kendo, il loro combattimento. Utilizzano tutto questo perimetro, tutta quest'area per combattere, non possono andare al di fuori. Quindi uno spazio in realtà veramente grande, ma come avete visto si muovono in continuazione. È uno sport veramente difficile, non devi soltanto urlare, quindi il fiato per urlare, ma anche quello per muoverti continuamente da un punto all'altro, cerchi di non dare riferimenti all'avversario. È sembrato di capire, il kendo è un combattimento, ovviamente non è soltanto quello, ma c'è una filosofia profonda dietro. Ma per quanto riguarda il lato sportivo sono due persone che si sfidano. L'obiettivo è quello di colpire con la spada, che in questo caso è rappresentata dalla spada di bambù, le 4 parti principali, e ogni volta in cui tocchi una parte del corpo devi pronunciare esattamente il nome di quella parte del corpo che vai a toccare, e il combattimento comincia con un grido che è il grido in realtà, come è stato detto prima anche da Mariko, è il grido sostanzialmente della vita. In realtà loro lo chiamano il canto, non è un grido, è un canto. Il kendo quindi è un misto fra un combattimento ma anche una danza che rappresenta un mix perfetto tra la voce e la forza, l'equilibrio mentale che si cerca di raggiungere. Qual è l'obiettivo del kendo? あと、ゴールっていうのが多分ない。永遠に修行していく生涯剣道と呼ばれるものがあるのと同様にずっと剣道をしていく。And we don't have goal. We develop eternally. Okay. There's always we have the space to improve, and we have word Shogai Kendo. Shogai Kendo means lifelong Kendo. So even though 90 years old, very old guy doing Kendo, there's no goal. We continue to develop ourselves. Wow. Avete visto come il kendo è un cammino costante alla ricerca di una perfezione che però non esiste, o meglio sembra non arrivare mai. E questo perché è uno sport in cui non c'è un traguardo finale, ma l'obiettivo è quello di allenarsi tutti i giorni e di praticarlo tutti i giorni, cercando di raggiungere il livello più alto possibile che si può raggiungere durante la propria vita. Tant'è che Ryoi stesso mi diceva: ci sono persone che a 90 anni continuano ancora a praticare il kendo perché pensano che il loro livello più alto non sia ancora stato raggiunto. C'è una filosofia sulla perfezione, o meglio sul fallimento e la perfezione, perché il fallimento è soltanto la chiave attraverso la quale è possibile migliorarsi tutti quanti i giorni e raggiungere i loro obiettivi. E non sentirete mai un praticante del kendo dirvi di aver raggiunto lo Shinjitai. Shin vuol dire spirito, Ji vuol dire tecnica e Tai sarebbe il corpo, e quando questi 3 elementi sono perfettamente bilanciati è possibile pensare di raggiungere la perfezione nel colpo. Dopo l'allenamento ho appuntamento con Mariko perché stiamo per andare in un dojo, il dojo che storicamente è luogo di meditazione e di allenamento spirituale per i buddisti. Oggi invece è il luogo sacro per le arti marziali e in particolar modo per il kendo. E non è soltanto un luogo fisico, ma è anche un luogo sacro di disciplina e di rispetto, in cui tra l'altro prima di entrare bisogna inchinarsi, perché bisogna mostrare rispetto non soltanto per la disciplina ma anche per il luogo che ti ospita. When we come into dojo, we always bow to show our respect to the place. Yeah. Japanese people thinking
Oh, there are many types of gods. So even though this place has god, Oh. small shrine. 私の返信見ないで。 Adesso c'è la fase di preparazione e tra l'altro mi hanno detto che non potrò purtroppo registrare nel momento in cui entrerà il grande maestro perché lui non vuole farsi registrare. Quindi ora per fortuna ho la possibilità di farlo, ma nel momento in cui entrerà lui purtroppo dovrò spegnere la telecamera. Ora si sono appena affacciati alla finestra perché probabilmente sta arrivando il grande maestro. Non ne sono certi, però vedo che loro, cioè per loro è un evento veramente importante, quindi lo aspettano con ansia. Non sanno se verrà, però siamo qui ad aspettare. Purtroppo per fortuna mi ha detto Mariko che sta arrivando il grande sensei, quindi dovrò spegnere la telecamera, però devo dire che è veramente un momento molto importante per loro perché allenarsi con una persona con così tanta esperienza è una cosa che succede poche volte nella vita, soprattutto per chi viene dall'Europa come i praticanti tedeschi e irlandesi. Qual è la filosofia di vita che possiamo imparare dal kendo? 今日体験したように剣道を打つ時に面発する打つ足全部が一致していないといけないっていうのは、気持ちと、そのなんかやってることとかってこう3つが全部が揃ってて多分いろんなことが物事がやれるんじゃないかなっていうふうに思う。 L'allenamento finito e cosa molto importante quando finisce l'allenamento è la pulizia. Infatti i più anziani passano la scopa e tutti quanti gli altri invece puliscono il pavimento con uno straccio bagnato. Allora vi spiego un po' quello che è successo. Nel momento in cui è entrato il grande sensei, tutti quanti si sono inchinati e poi a turno in fila si sono allenati con lui. Alla fine dell'allenamento ha dato dei consigli tecnici a ognuno di loro, quindi un momento veramente bello e poi vi dico, lui in realtà si è soltanto difeso durante i combattimenti, ma aveva una forza tecnica e una agilità e abilità nel difendersi che veramente mi ha lasciato senza parole. Comunque è stata un'esperienza bellissima, io spero di avervi trasmesso con le mie parole, almeno in parte con le immagini, la bellezza, l'essenza di questo sport, di questa filosofia, di questo stile di vita. Guardando un allenamento di kendo si ha la sensazione di assistere a qualcosa di più di un semplice combattimento. C'è una tensione silenziosa, un rispetto profondo tra i praticanti e una disciplina che va oltre la tecnica. Non è solo un'arte marziale, è un frammento della cultura giapponese, un'eredità che affonda le sue radici nel passato e continua a vivere nel presente. Guardandolo dall'esterno, sembra una danza di legno e tessuto, ma quando ci sei dentro, capisci che il kendo è molto di più. Ogni colpo inferto, ogni pausa, ogni inchino segue un codice che non riguarda solo la lotta, ma il modo di affrontare la vita. E forse è questo il suo insegnamento più grande. La vera vittoria non è abbattere l'avversario, ma superare se stessi. Ed infatti ci insegna che la forza non è solo fisica, ma interiore, che la pazienza è parte della crescita e che il rispetto per l'avversario è rispetto per se stessi. Ultima domanda. Cosa senti quando pratichi il kendo? Cioè qual è la sensazione dentro di te che senti e cosa significa per te il kendo? 剣道をやっててすごく集中力を使うんですね。今日多分やっていて構えた時にこの構えた状態で自分が打たなければ相手が打ってくるっていうのを多分最初の本当に打つだけだから伝わりづらいかもしれないんですけど、いざやってみるとなんかそういうところって結構あって、
剣道は僕は、6歳からやってて10代20代で、これから30代に迎えようとしてるんですけど、10代の剣道と20代の剣道が変わっていって全然違う内容になっている。勝つだけの剣道だったのが今は例えばもっと人間形成になったりとか、逆にごめんなさい、ちっちゃい時はなんだろうな、礼儀正しい子供として育つための剣道だったりとか、多分30代になってからは多分、それこそより良い生き方のための剣道だったりとか、まだ経験してないか分かんないけど40代は40代の剣道とか50代の50代の剣道って多分その年代によって剣道って変わってくるのかなっていうふうに思っています。Ecco, se c'è un'altra considerazione che posso fare sul kendo è che non vorrei mai abitare vicino a una scuola di kendo o un dojo, fanno un casino della Madonna.